Siamo a Baku, in Azerbaigian, una meta insolita ma sicuramente sorprendente. Vediamo un po' come va. L'Azerbaigian è un affascinante piccolo stato incastonato nel cuore del Caucaso, adagiato sulla sponda occidentale del più grande lago del mondo, il Mar Caspio. Da sempre crocevia tra Europa e Asia, ha rappresentato un punto di passaggio fondamentale per le grandi carovane che collegavano i due continenti. La sua capitale, Baku, così come il resto del paese, racchiude un patrimonio culturale unico, nei luoghi simbolo, nella cucina, nell'architettura e persino nei tratti delle persone che si incontrano per strada si percepisce un eccezionale intreccio di influenze, dalla Cina e dall'Asia centrale, passando per l'India e il mondo islamico, fino ad arrivare alla Russia e all'Europa. L'Azerbaigian è un mosaico vivente di culture. Come sempre, in questa miniserie di The History Tales esploreremo questo meraviglioso territorio attraverso la sua storia e i suoi luoghi più emblematici. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Se volete venire in Azerbaigian ci sono alcuni piccoli consigli di cui vi parleremo anche in un video specifico più avanti. Intanto vi basterà sapere che per i cittadini italiani è necessario un visto che si può ottenere nel giro di 3 giorni con una rapida procedura online e per farlo c'è un sito specifico che vi metteremo nella descrizione e il costo è di circa 25 euro. Punto 2. Se pensate che trascorrere la vacanza qui non sia abbastanza tranquillo, visto i fatti di cronaca moderna e contemporanea, in realtà non è così. Baku è una città tranquillissima, si gira tutto a piedi con estrema facilità e soprattutto parlano inglese con il loro accento e il loro modo di dire, però è facilissimo orientarsi come turisti e viaggiatori. Punto 3. I pagamenti. Purtroppo ancora molti ristoranti, locali, negozi non accettano la carta di credito o il bancomat che sia, insomma bisognerà pagare in contanti, ma state tranquilli, di ATM in giro per Baku almeno, ce ne sono tantissimi, sono tutti sicuri per prelevare. Noi ovviamente abbiamo utilizzato la Revolut come quasi tutti i viaggiatori al giorno d'oggi, ma immaginiamo che i circuiti internazionali maggiori funzionino tranquillamente. Questa volta proveremo a compiere un viaggio a ritroso nel tempo, partendo dall'epoca contemporanea e risalendo via via verso l'antichità, un po' come farebbe un archeologo dagli strati di terra più recenti fino a quelli più profondi. Per iniziare non possiamo che partire dalla capitale del paese, la città più popolosa, Baku, o meglio Baki, come viene chiamata in lingua locale. Il nome potrebbe derivare da Bakuk, monte di Dio, oppure più probabilmente da Badu Kube, ovvero la città dove soffia il vento, e vi assicuro che il vento qui soffia davvero forte. Baku conta circa 2.200.000 abitanti, che arrivano a quasi 3 milioni, includendo l'Interland circostante. Un terzo della popolazione dell'Azerbaigian vive qui, rendendola una città vivace, dinamica e inevitabilmente molto molto trafficata. Negli ultimi 20 anni lo sviluppo urbano ha subito un'accelerazione vertiginosa. I proventi derivanti dall'estrazione e dalla vendita di petrolio e gas naturale hanno portato enormi risorse economiche che il governo ha deciso di reinvestire nella modernizzazione della città, similmente a quanto avvenuto in altri contesti simili, come negli Emirati Arabi, penso a città a Dubai o Abu Dhabi, puntando quindi anche sul potenziale turistico. All'estremità orientale della città sorge infatti il Crescent Moon, un edificio dalla forma caratteristica di luna crescente, la cui costruzione è iniziata nel 2009, ma non è ancora stata completata a causa di alcuni problemi strutturali. Il progetto fa parte del Crescent Development Project, che include anche altri grattacieli già funzionanti e un grande centro commerciale. Tra l'altro, dall'ultimo piano di questo mall si può godere di una splendida vista sulla città. Una lunga passeggiata lungo il Mar Caspio conduce verso l'estremità opposta di Baku. Si tratta del Boulevard, realizzato nel 1909 e che si estende per circa 16 km e tocca alcune attrazioni moderne, come il Museo del Tappeto, costruito nel 2014 dall'architetto austriaco Franz Jans e progettato con la forma di un tappeto arrotolato. All'interno sono esposti tappeti provenienti da diverse regioni dell'Azerbaigian. Di fronte poi si trova la cosiddetta Little Venice, un breve canale, ovviamente artificiale, dove è possibile noleggiare una gondola per un giro, potremmo dire suggestivo. A Baku si può anche avventurarsi improvvisamente a Venezia, prendere la gola in questo romantico canale fatto di cloro. Proseguendo si incontra il Caspian Waterfront Mall, dalla forma inconfondibile di fiore,
la ruota panoramica Baku High, ispirata a quella londinese, ma infine anche la piazza della bandiera nazionale. Lì sorge un'enorme bandiera alta circa 162 metri, inaugurata nel 2010 e per un certo periodo la più alta al mondo. Accanto si trova anche un museo dedicato alla bandiera. Non sappiamo perché, ma per 2 giorni la bandiera non era presente. Ma fortunatamente l'ultimo giorno siamo riusciti a vederla. Grazie alle sue dimensioni è infatti visibile da buona parte del boulevard e dalle zone più alte della città. A dominare la passeggiata e in realtà l'intero panorama urbano ci sono le Flame Towers, simbolo della Baku moderna, visibili da quasi ogni angolo della città grazie alla loro posizione sopraelevata. Le torri ospitano uffici, un hotel e anche alcune residenze private. Sono state progettate dallo studio di architettura americano OC e completate nel 2012 e devono la loro forma ispirata alla fiamma al legame dell'Azerbaigian con il fuoco, elemento simbolico del paese che infatti è spesso definito terra del fuoco. Ecco, la bandiera dell'Azerbaigian è infatti ovunque, è onnipresente in ogni angolo della città, sventola sui palazzi, decora le vetrine dei negozi e compare persino sugli abiti delle persone. Quasi altrettanto diffusa è poi l'immagine del defunto presidente Heydar Aliyev, alla guida del paese fin dai tempi dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Figura controversa agli occhi dell'Occidente, l'Azerbaigian infatti è di fatto una forma di dittatura, ma apparentemente molto stimato in patria, dove esiste un vero e proprio culto della sua figura. Heydar Aliyev è una presenza costante anche nella toponomastica cittadina. A lui sono intitolati l'aeroporto internazionale, numerose vie, tra cui una delle arterie principali della capitale, e soprattutto l'iconico centro culturale situato nella zona nord di Baku. Questo edificio, dal design avveniristico, è stato progettato dall'acclamata architetta Zaha Hadid e inaugurato nel 2012. Al suo interno si trovano mostre, sale per concerti, biblioteche e spazi per conferenze. L'architettura fluida e futuristica che pare emergere direttamente dalla collina su cui sorge è diventata uno dei simboli culturali non solo della capitale, ma dell'intero paese. A partire dagli anni 60, però, i rapporti con Mosca iniziarono a farsi più distesi, anche grazie all'importanza strategica di Baku tra i principali fornitori di petrolio per l'URSS. Non a caso, poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, i giacimenti petroliferi della città erano stati infatti uno degli obiettivi principali dei generali nazisti. Dopo la prevista conquista di Stalingrado, il piano era avanzare verso il Caucaso per impadronirsi del petrolio azero e ricongiungersi con le truppe tedesche impegnate nel Medio Oriente attraverso il Nord Africa. Questo progetto, noto come Operazione del Weiss, fallì grazie alla straordinaria resistenza di Stalingrado, che segnò poi una svolta decisiva nel conflitto mondiale. E ovviamente poi nel corso degli anni 60 e 70 del Novecento, ancor più importante e centrale divenne il ruolo di Baku e dell'Azerbaigian per l'estrazione del petrolio. Tuttavia, alla fine degli anni Ottanta, il paese fu travolto da una crisi economica e soprattutto dalle crescenti tensioni etniche nella regione del Nagorno-Karabakh, un'area di confine tra Armenia e Azerbaigian, che nel contesto sovietico aveva lo status di oblast autonomo. Il Nagorno-Karabakh sarebbe diventato il cuore di numerosi conflitti negli ultimi 30 anni, l'ultimo dei quali si è concluso nel 2020. Ma di questo parleremo in dettaglio nel prossimo video, dedicato ai dintorni di Baku e alle regioni del Caucaso. A partire dagli anni 20 del Novecento, l'Azerbaigian entrò a far parte dell'Unione Sovietica, come Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian. L'occupazione sovietica comportò la distruzione di numerosi edifici storici, in particolare le moschee, soprattutto durante l'era staliniana. Il processo di indipendenza dell'Azerbaigian dall'Unione Sovietica fu lungo e tormentato. Mosca non intendeva rinunciare a un territorio così strategico e ricco di risorse. Le proteste popolari, guidate dal partito del Fronte Popolare, si intensificarono, mentre nella capitale aumentarono anche gli episodi di violenza contro la popolazione armena, riflesso del conflitto in atto tra i due paesi. Il 18 gennaio del 1990 il Fronte Popolare ordinò di bloccare gli accessi a Baku. Il giorno seguente Gorbaciov impose la legge marziale e lo stato d'emergenza, ufficialmente per fermare le violenze interetniche. Il 20 gennaio circa 26.000 soldati sovietici entrarono in città, attaccarono i manifestanti e aprirono il fuoco sulla folla. I combattimenti durarono 3 giorni, causando numerose vittime. Si stimano circa 130-140 morti civili e molti feriti. Quel tragico evento segnò un punto di svolta. La popolazione azera si compattò nelle richieste di indipendenza e le proteste continuarono per settimane. Un anno più tardi il Parlamento azero riuscì finalmente a proclamare la restaurazione dell'indipendenza nazionale. Ai piedi delle Flame Towers si estende un parco memoriale dedicato alle vittime del tragico gennaio nero del 1990.
Qui si trova un cimitero commemorativo che raccoglie i nomi di coloro che persero la vita non solo durante quell'eccidio, ma anche nei conflitti del Nagorno-Karabakh tra l'88 e il 94. E accanto al cimitero un monumento ricorda anche i caduti turchi nella battaglia di Baku del 1918, combattuta tra il 26 agosto e il 15 settembre, durante la Prima Guerra Mondiale. In quel conflitto le forze dell'Impero Ottomano affrontarono le milizie armene supportate da un contingente britannico. La battaglia fu vinta dagli azeri e dai turchi, ma la successiva sconfitta ottomana nel conflitto mondiale e il loro ritiro dei territori spianarono la strada all'occupazione sovietica dell'Azerbaigian nel 1920. Sempre nella stessa area sorge poi la Fiamma Eterna, simbolo dello spirito e dell'identità nazionale, eretta in memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per l'Azerbaigian. Poco distante si trova anche la Moschea dei Martiri, una splendida costruzione in stile tradizionale, completata nel 1996 e dedicata a chi è caduto in guerra. All'ingresso una toccante iscrizione recita: non dire morto di coloro che morirono per amore di Allah. No, sono vivi, ma voi non ne avete percezione. Vicino alle Flame Towers, all'interno del parco con il memoriale, oltre a godere di una splendida passeggiata tra gli alberi, ci sono diversi punti panoramici da cui si può ammirare la baia di Baku con il porto e anche alcuni dei grattacieli iconici, come il già citato Crescent Mall. Siamo su una bellissima veduta sul Mar Caspio, che è un mare molto particolare, come sapete, perché in realtà è un mare chiuso, a tutti gli effetti sarebbe un lago, solo che la sua acqua è salata. Ed è proprio per questo che rientra nelle legislazioni di Montego Bay sui diritti che si hanno sul mare, bensì è stato regolato da trattative poi interne tra i vari paesi che si affacciano sul mare. Baku è esposta a sud, quindi di conseguenza noi abbiamo a destra l'Iran, davanti il Turkmenistan e ovviamente al nord ci sono il Kazakistan e la Russia al di là di Baku rispetto a questa immagine che vedete. Nonostante l'indipendenza, numerose tracce del passato sovietico sono ancora visibili nella città e nel paese. Ne sono esempio i palazzi degli anni 50 e 60, come la Casa del Governo, costruita in più fasi tra il 36 e il 52 su progetto degli architetti Muns, Ryudnev e Tkachenko. La piazza su cui si affaccia l'edificio era originariamente intitolata a Lenin, con un monumento al dittatore che fu poi rimosso durante i moti indipendentisti. Oggi al suo posto svetta la bandiera nazionale. Anche nella quotidianità si possono poi cogliere echi di quell'epoca, dalla cucina che propone ancora piatti tipici del periodo sovietico alla presenza diffusa di alcolici, elemento insolito in un paese a maggioranza islamica. La cultura islamica, infatti, è l'altra componente predominante dell'identità azera. Circa il 90% della popolazione si identifica come musulmana, in gran parte di confessione sciita, analogamente ai vicini iraniani. Proprio in Iran e poi nelle regioni di confine vive un'importante comunità di etnia azera, emigrata in diversi momenti storici, soprattutto tra il XIX e il XX secolo. Secondo stime recenti, mentre in Azerbaigian vivono circa 9 milioni di persone, in Iran si conterebbero tra i 15 e i 18 milioni di azeri. Nonostante questa vicinanza culturale, il legame più stretto e duraturo è quello con la Turchia, considerata un vero e proprio paese fratello. I due stati hanno condiviso numerosi momenti storici, dalla già citata battaglia di Baku nel 1918 fino alle alleanze militari più recenti, come durante il conflitto del Nagorno-Karabakh. Non è raro vedere in molte strade e monumenti della capitale la bandiera turca affiancata a quella azera. La cosa più sorprendente qui a Baku in realtà è trovare i negozi tedeschi. Chi ha vissuto è familiare col mondo tedesco riconoscerà sicuramente il mitico Rossmann, che ha lietato le domeniche, essendo l'unico negozio aperto in molte regioni della Germania. Grande Rossmann. Per scoprire l'anima islamica di Baku, il punto di partenza ideale è la città vecchia, cuore storico e fortificato della capitale sul Mar Caspio. Fino al 1800 circa, questa era poi l'unica area abitata della città. L'espansione oltre le mura cominciò solo nel XIX secolo, favorita dagli investimenti di ricchi imprenditori che fecero fortuna con l'estrazione di petrolio e gas. Ancora oggi, la città vecchia è in gran parte circondata da mura risalenti al XII secolo, un tempo composte da una doppia cinta difensiva. Una delle due fu demolita nel tardo XVII secolo per abbellire la città.
Attualmente ne restano circa 600 metri dei 1500 originali, danneggiati nel corso dei secoli da attacchi esterni e terremoti. I principali monumenti della zona risalgono all'undicesimo e XII secolo. Tra questi la moschea Sinik Kala, considerata la più antica di Baku, e fu costruita intorno al 1078-1079. Del complesso originale però non resta nulla. Il nome, che significa torre rotta, si riferisce al danneggiamento del suo antico minareto durante i bombardamenti russi ordinati da Pietro il Grande nel 1723. L'edificio, lasciato in rovina in memoria del ritiro miracoloso degli assalitori, fu poi restaurato circa un secolo dopo. Ma nella città vecchia si trova anche la moschea Kuma Meshidi, un piccolo gioiello il cui nucleo originale risale al XII secolo. Il minareto fu aggiunto nel 1437, mentre la decorazione interna è del 1899. Tra le meraviglie architettoniche di Baku spicca il palazzo degli Shirvanshah, simbolo della sua storia più antica. Sorge in uno dei punti più elevati della città vecchia, a nord, costruito nel momento in cui la capitale fu trasferita da Shemakah. Il nome del palazzo deriva dalla dinastia araba degli Shirvanshah, che regnò sul territorio allora noto come Shirvan, l'attuale appunto Azerbaigian. Gran parte del complesso fu costruito nel XV secolo con una pietra calcarea locale, chiamata la Badamdar, che dona alle architetture un caratteristico tono dorato. Il complesso è articolato in 3 cortili, disposti su diversi livelli con un dislivello di circa 5-6 metri. Il cortile superiore era dedicato alla residenza della famiglia reale e ospita il mausoleo del sovrano Farrukh Yassar. Tuttavia, la sua tomba non venne mai completata, poiché fu ucciso durante la guerra contro i Safavidi tra il 1500 e il 1501 e non fu sepolto lì. Le decorazioni rimasero quindi incompiute. La parte residenziale contava originariamente 52 stanze su 2 piani, il piano terra per la servitù e il superiore per la famiglia reale. Le cupole, che un tempo coprivano l'edificio, furono distrutte durante i bombardamenti del 1723, già citati, sempre su ordine di Pietro il Grande. Nel cortile del palazzo si trovano anche numerose lastre in pietra, alcune con iscrizioni e bassorilievi. Molte provengono da un castello del XIII secolo, situato su un isolotto nella baia di Baku, noto come città di Sabil. Questo fu sommerso nel 1306, quando un terremoto provocò l'innalzamento del Mar Caspio. Le lastre, parte di un fregio esterno, furono riscoperte nel XX secolo durante degli scavi archeologici. Sempre all'interno del complesso si trova la tomba di Seyyid Yahya Bakuvi, un derviscio che servì come muezzin durante il regno di Ibrahim I. La cripta custodisce la sua sepoltura, mentre nella parte superiore si svolgevano cerimonie religiose. Nel cortile inferiore si trovano la tomba della famiglia degli Shirvanshah e la moschea del palazzo, entrambe commissionate da Khalilullah I nel XV secolo. La tomba, alla quale si accede tramite un ricco portale, fu costruita per la madre e il figlio del sovrano, e successivamente vi furono sepolti altri membri della famiglia. Sull'ultima terrazza si trovano poi le antiche terme e l'Ovdan, un serbatoio d'acqua. Entrambi furono riportati alla luce durante restauri recenti. Le terme, costruite secondo la tradizione orientale, sono seminterrate per garantire calore in inverno e freschezza in estate. Altro simbolo imprescindibile della città, uscendo dal palazzo, è poi la Maiden Tower o Torre della Vergine. Siamo davanti a uno dei simboli della città vecchia di Baku, la Virgin Tower o Maiden Tower, chiamata così perché appunto si auspicava che fosse impenetrabile. Keith Scalasi. Il nome, legato alla sua imponenza e inespugnabilità, deriva probabilmente dalla sua solida struttura semicilindrica e dalle spesse mura di ben 5 metri, piuttosto che dalle leggende popolari. Alta tra i 28 e i 31 metri, fu edificata direttamente sulla roccia. L'edificio ha una pianta semicilindrica, simile ad altre torri un tempo unite dalle mura cittadine. La torre è suddivisa in 8 piani e oggi è possibile salire sulla terrazza per godere di una splendida vista sulla città e sulla baia. L'attuale ingresso è moderno. In epoca medievale infatti si accedeva direttamente al primo piano con una corda o una scala, rendendo la struttura ancora più difficile da conquistare. La data di fondazione non è certa, anche se le strutture oggi visibili risalgono al XII secolo. Alcune evidenze, in particolare la diversa ampiezza della struttura, per esempio, suggeriscono che la costruzione poggi su una struttura preesistente più bassa, forse databile al VII-VI secolo a.C., che la rende quindi uno dei monumenti più antichi di Baku.
Tuttavia, questa variazione potrebbe anche essere dovuta alla necessità di garantire maggiore stabilità all'edificio, richiedendo fondamenta più solide. La sua funzione difensiva e di controllo è confermata dalla posizione strategica vicino al mare. Dalle feritoie della torre si poteva infatti monitorare la baia. Durante alcuni scavi archeologici è stato inoltre rinvenuto un collegamento sotterraneo tra la torre e il palazzo degli Shirvan Shah, che parte da un pozzo profondo 21 metri. Di fronte alla torre si può visitare un piccolo museo a cielo aperto, noto come Piazza Bazar. Si tratta di un complesso religioso ad arcate risalente al XII-XIII secolo, la cui struttura ricorda quella della Sacra Mecca. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce circa 52 tombe, alcune delle quali probabilmente traslate da altri luoghi. Il sito sarebbe legato al pellegrinaggio e, secondo una leggenda, sarebbe addirittura il luogo del martirio di San Bartolomeo. Nella città vecchia si trovano anche diversi caravanserragli di epoca medievale e moderna, oggi trasformati in locali e ristoranti. Questi edifici, più o meno ampi, servivano come punto di sosta per carovane e viaggiatori e spesso includevano negozi e camere per il pernottamento. Nel complesso, la città vecchia è sicuramente la parte storicamente più affascinante di Baku. Passeggiare tra i suoi vicoli è un'esperienza suggestiva, tra ristoranti, piccole moschee e architetture più o meno originali. La sua storia è quindi un intricato intreccio di epoche e influenze diverse, zoroastriana, sassanide, araba, persiana, russa e ottomana, oggi tutte protette dall'imponente profilo delle Flame Towers. Numerose iscrizioni ed epigrafi testimoniano i continui lavori di restauro subiti dagli edifici nel corso dei secoli. Oltre alle distruzioni che abbiamo più volte citato, causate da guerre e conquiste, va considerato infatti che l'Azerbaigian è un'area altamente sismica, spesso colpita da terremoti di forte intensità. La città vecchia ospita anche numerosi luoghi dove gustare la cucina locale, ma vale la pena spingersi fino a Nizami Street, arteria moderna e vivace, cuore dello shopping di lusso e punto di riferimento per locali, bar, caffè, ristoranti e pasticcerie. Lì troverete davvero di tutto. Parleremo meglio del cibo e di tutte le informazioni pratiche in un video dedicato. A pochi minuti a nord della città vecchia di Nizami Street si trova la più grande moschea di Baku, la Taza Pir. Costruita nel XX secolo, precisamente tra il 1905 ed il 1914, su progetto dell'architetto Akhmedov, spiccano le sue splendide decorazioni dorate sul tetto e sui minareti. Il luogo fu scelto in quanto legato al derviscio Abu Said al-Bakuvi, che nel XV secolo accoglieva i viaggiatori nella sua dimora, poi divenuta un luogo di culto dopo la sua morte. Con questa tappa si conclude il nostro itinerario attraverso i luoghi più significativi da visitare a Baku. Abbiamo ripercorso insieme momenti salienti della storia della città e del paese, ma c'è ancora molto da scoprire e aspetti ancora poco noti della storia antica dell'Azerbaigian. Tutto questo lo esploreremo nel prossimo video, dedicato ai luoghi fuori dalla capitale. Si chiude così questo viaggio nello spazio e nel tempo, con un nuovo episodio di Luoghi dal passato. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciateci un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime uscite. Nel box qui sotto troverete tutte le informazioni, tutti i link al blog dove troverete in formato scritto tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video, compresi orari, biglietti, spostamenti e molto altro. Ci vediamo al prossimo episodio. A presto!